Ciao a tutti, ecco un altro video, sempre fatto al volo, ehm, un aggiornamento perché ho avuto un sacco di commenti al video precedente, quello dove ho spiegato di aver subito il furto e la rottura del vetro, e è un sacco di, diciamo, solidarietà, nel senso tanta gente dispiaciuta del fatto che ci fosse stato il furto, e ringrazio tutti quelli che hanno fatto commenti, e in più mi avete dato anche un sacco di consigli. Per aggiornarvi, la mattina successiva, adesso è passato qualche giorno, la mattina successiva alla notte del furto sono venuto qui in camper a chiudere la finestra con una plastica che mi ero portato dietro, cioè la stessa mattina in cui ho fatto il video, quello di aggiornamento. Dopodiché però ho finito di chiudere, dopo aver fatto il video e dopo aver chiuso la finestra con quella plastica, ha cominciato a piovere di rotto e ha smesso solo oggi, e sono passati diversi giorni. Nel frattempo ho verificato che il lavoro fatto avesse funzionato bene, e infatti adesso vi faccio vedere che ha funzionato bene. Da dentro si vede così. Qui c'è un pezzo che ho tenuto in avanzo che farò chiudere davanti quando metterò il cartone. Oggi pomeriggio sono qui per mettere il cartone. Qui c'è acqua fuori all'esterno, ma nemmeno nel canale c'è acqua, quindi sembra aver tenuto. Adesso andiamo a vedere fuori. Allora, vediamo un po'. Eccoci qui. Allora, questo è il lavoro che ho fatto da fuori. Questa è la plastica che gira e va dentro. Qui sopra ho messo tutto il nastro isolante. Adesso guardo anch'io perché ho verificato solo qualche giorno fa. Sembra che vada tutto bene. Questo qua, qui potrebbe entrare acqua, ma questo è il canale con i buchi dove esce l'acqua, quindi l'ho tenuto volontariamente aperto, così l'acqua comunque esce. In più è in pendenza anche in avanti, quindi qui ho fatto questo nastro che passa sotto la guarnizione, quindi in teoria l'acqua quando scende dovrebbe scendere sul nastro e non dentro. Qui invece ovviamente poteva entrare, allora ho messo dei nastri che vanno da dentro a fuori, in modo che così questo passa sopra questi qui e qui non entra acqua. Sembra che abbia funzionato perché ha piovuto appunto per diversi giorni consecutivamente e l'acqua è solo fuori, quindi sembra tutto a posto. Oggi sono venuto qua, finalmente non piove, per riuscire a finire il lavoro, e quello che voglio fare appunto è mettere un pezzo di cartone che ho trovato, che è questo qua, non so se si vede, che è un pezzo di cartone normalissimo, che io però ho verniciato di nero, così la parte nera la faccio stare verso l'esterno e così non si capisce che è cartone, insomma, diciamo, tanto per fare qualcosa. Ho trovato una vecchia bomboletta di spray nero, l'ho usata. Voglio farla della dimensione del vetro, in modo che entri nelle corsie, spero di riuscirci. Poi la metterò praticamente, la metterò qua nella corsia del vetro dove si è rotto, no? Sia sopra che sotto, spero di riuscire a farcela entrare. Lo fisso con lo scotch all'interno, sia di qua che di qua dove arriverà, e poi comunque sopra gli metto anche questa, che vabbè mi avanzava, ho detto inutile tagliarla, era quella che gira da fuori a dentro, no? Ho detto scusate, mi sono detto è inutile tagliarla, ne metto un altro strato, serve a poco, ma vabbè, tanto mi avanza. E in queste 2 o 3 notti, quello che è passato, non sono venuto più a dormire qui, e mi sono accampato a casa in qualche maniera, perché non ho più neanche dove dormire a casa, cioè nella ex casa, perché ovviamente un solo strato di plastica fa, cioè non
come si può dire, non filtra il rumore. Siccome di notte ogni tanto mi capita, già prima che mi rompessero il vetro, mi capitava di svegliarmi di notte per i rumori, ho detto va a finire che non dormo neanche se sto qua con solo un pezzo di plastica che mi protegge dall'esterno. Infatti, se sentite, il rumore è tanto che entra da questa parte della finestra, quindi oggi voglio finalmente finire di fare il pezzo di cartone, fissare questo davanti, e poi finalmente da stasera riuscirò a dormire, a tornare a dormire qui, che è sicuramente più comodo che a casa. A casa sono accampato come se fossi in un campeggio, no, neanche in campeggio, perché di solito in campeggio uno si organizza. Vabbè, comunque, a parte questo, poi magari se riesco entro fine serata faccio un altro pezzettino di video dove vi faccio vedere se ho finito il lavoro, ve lo faccio vedere. Volevo dire un'altra cosa. Mi sono accorto dai commenti che ho ricevuto nel video precedente che non vi ho detto cosa è stato rubato. Infatti qualcuno me l'ha chiesto. Praticamente niente, nel senso, perché qua comunque non c'è niente, non ci ho lasciato niente io qua, poco e niente. Perché io avevo, se qualcuno di voi mi ha seguito, avevo cominciato a traslocare qua, però la prima cosa che avevo portato erano i computer per vedere se riuscivo a lavorare di giorno con un solo pannello solare, provando che non ero riuscito a lavorare col computer, ed è l'unica cosa che faccio tutto il giorno, il lavoro che faccio è solo attaccato al computer, e quindi non potevo stare qua. Quindi quelle poche cose che avevo portato qua le ho riportate indietro, le ho riportate a casa, perché mi servivano a casa, tranne appunto quel monitor che vi avevo accennato, no? Quindi in effetti qua non c'era niente. Le uniche due cose che hanno preso sono un cuscino da notte, tipo questo qua. Questo è un cuscino, questo è adesso è senza federa, l'ho tolta perché non sapendo cosa hanno toccato i ladri ho voluto lavare la federa, ovviamente. Questo cuscino è un regalo di mia sorella, che aveva due cuscini uguali, comprati in supermercato, che è abbastanza comodo perché è sintetico, però è abbastanza comodo. Che io uso normalmente, questo che vi ho fatto vedere è quello che io usavo normalmente e che l'ho trovato ancora sul letto. L'altro cuscino che mi aveva regalato era nell'armadio, chiuso nel cellophane, quindi probabilmente hanno visto che era nuovo, che non era usato perché era ancora nel cellophane, e quindi se lo sono presi. La seconda cosa che hanno preso, quindi per me non è costato niente, non so quanto li abbia pagati mia sorella, ma di solito mia sorella compra tutto in occasione, quindi non penso che li abbia pagati molto. Comunque vabbè. L'altra cosa che hanno preso, che era qua sul tavolo, che hanno toccato, è una torcia, una torcia per far luce, no? Perché credo che siano entrati e abbiano cercato di accendere la luce interna, come hanno fatto per quell'altro camper che vi avevo fatto vedere, che gli avevano lasciato la luce accesa di notte. Voi l'avete vista spenta perché erano arrivati i carabinieri, ma l'avevano lasciata accesa. Ma quando sono venuti qua non si è accesa la mia luce, e quindi hanno usato la torcia, e quindi probabilmente se la sono messa in tasca e se la sono portata via. Quella torcia lì, oltre a essermi costata pochissimo, qualche euro, adesso non lo ricordo, era mezza rotta perché l'interruttore per accenderla e spegnerla faceva male contatto, e quindi a seconda di come la si teneva, siccome si girava, rimaneva accesa oppure no. Quindi vabbè, infatti proprio perché non funzionava bene la lasciavo qua, non la usavo a casa, no? Quindi vabbè, queste sono le uniche due cose che mi hanno rubato. Effettivamente mi sono fatto una risata e ho diciamo confermato la possibilità quando qualcuno nel commento del video precedente ha detto: probabilmente i ladri sono entrati, hanno visto lo stato del camper, hanno capito le mie condizioni e invece di rubare qualcosa hanno lasciato dei soldi. Gli ho detto sì, secondo me ci hanno pensato, poi non li hanno lasciati i soldi purtroppo, però probabilmente ci hanno pensato.
Ok, il lavoro l'ho fatto, comincia a fare buio, quindi me ne devo andare perché poi non c'ho più la torcia che me l'hanno rubata. Andiamo, allora, l'ho fatto, adesso vi faccio vedere al volo, ma vado prima fuori a vedere, vediamo come si vede da fuori, che cosa dà, che apparenza dà. C'ho la maniglia che si chiude male, credo che sia ossido. Allora, vediamo come sembra. Era quello che volevo, non si capisce cosa c'è dietro. È nero, da questa parte è nero, dall'altra parte è cartone, quindi più o meno è quello che volevo. Adesso andiamo dentro a vedere, sperando che si veda, perché dentro adesso comincia a diventare buio, non so se si vede. Allora, quello che ho fatto è fare il cartone con la curva qua, spero che si veda, in modo che così scorresse all'interno praticamente il sostituto del vetro, perché gli ho dato la stessa forma del vetro, è un po' più avanti della corsia, cioè esattamente come il vetro, come dimensioni più o meno, che veniva un po' sormontato. Qua c'è dello scotch per chiudere, per tenere fermo il cartone, qui anche, cioè su tutti i lati, così almeno il vento non dovrebbe spostarlo. E poi vabbè, ci ho girato sopra questa plastica qua, che è quella che viene da fuori, l'ho chiusa anche quella da tutti i lati e boh, speriamo che tenga. Già adesso, sentendo passare le macchine, sento molto meno rumore, quindi era quello che volevo io, almeno riuscire a dormire di notte, perché già mi sveglio abbastanza di notte quando dormo qua, e le notti sono un po' movimentate, per cui direi che sono abbastanza soddisfatto. Potrei già dormire qua da stanotte. Adesso mi metto a preparare il letto, perché avevo tolto tutte le, qua chiudiamo la tenda, ok, avevo tolto tutte le lenzuola, qua è un po' buio, avevo tolto tutte le lenzuola per lavarle, quindi adesso ho portato le lenzuola nuove e la federa nuova per il cuscino, quindi adesso vedo se riesco, prima che faccia troppo buio, perché poi non ci vedo più, a preparare il letto. Se riesco a finire di preparare il letto finalmente dormo qua, se no mi devo accampare ancora nella ex casa stanotte. Direi che il lavoro più o meno l'ho finito, adesso mi metto a fare il letto. Un'ultima cosa che vorrei accennare, più di una persona mi ha chiesto di farmi donazioni e qualcuno l'ha fatto anche. Non vi preoccupate, non fatelo, non spendete soldi per me, io in qualche modo mi arrangio. C'è gente che sta molto peggio di me, gente che non ha soldi per mangiare, l'Italia non è messa bene economicamente, quindi non state a perdere, a dedicare i vostri soldi a me, assolutamente. Piuttosto, se dovete darli a qualcuno, dateli a gente che non ha da mangiare, io in qualche modo mangio, o gente che deve portare avanti una famiglia e che soldi non ne ha. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno fatto offerte o donazioni, ma non ne ho bisogno, io mi arrangio. Se devo andare in giro con quel cartone lì così per un po' di tempo non mi interessa, per me l'importante è riuscire a viverci dentro come facevo prima. Per me questo è già un sostituto del vetro e non mi interessa. Tanto io qua, anche quando ci vivrò dentro, da rubare non c'è niente, perché di roba di valore non ce ne ho più, l'ho venduta tutta, o quasi tutta. Quindi comunque ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto, ma se vi viene in mente non donate soldi a me, non mi importa, non mi servono, e io in qualche modo me la cavo. Qualcuno mi ha chiesto come fare ad aiutarmi. Non ho bisogno di aiuto, ma quello che fate è già abbastanza, cioè già solo guardare video, mettere un mi piace, fare un commento è già più che sufficiente. Se poi volete esagerare
potete acquistare qualcosa, se avete voi qualcosa da Amazon da acquistare, potete invece che entrare in Amazon direttamente passare da uno dei miei link che trovate nella descrizione del video. In quel modo io prendo una piccola commissione e a voi non costa niente, ma non voglio che usiate i vostri soldi per nessun'altra maniera direttamente verso di me. Ripeto, c'è gente che ne ha più bisogno, io ho solo un vetro rotto e basta, quindi mangiare mangio, non ho problemi. Detto questo, direi che probabilmente vi saluto. Non so se avevo qualcos'altro da dirvi. Penso di no. Se mi viene in mente faccio un altro video. Così ho l'occasione di fare qualche video, se no non ne facevo mai. Va bene, saluto tutti. Ciao e ai prossimi video.